Il 30 aprile abbiamo svelato un enigma. Abbiamo dato un volto a quella scala priva di pareti strutturata su soli 4 gradini che si avvolge su se stessa all'infinito. Abbiamo pronunciato la parola dell'episodio di Spirale, DNA, ma dare un nome ad un mistero non significa averlo compreso. Guardatevi intorno per un istante. Tutto questo verde, tutta questa vita biologica che muta e si espande sotto la luce del sole, alla radice di ogni singola foglia che vedete in giro, alla radice di ogni battito del nostro cuore, scorre esattamente lo stesso identico codice. Un'architettura invisibile e spietata. La biologia ci ha insegnato a misurarlo, a sezionarlo ed a chiuderlo nei manuali universitari, ma noi oggi non ci accontenteremo di una rassicurante lezione accademica. Oggi usiamo quella scala per scendere nell'abisso della materia. Esploreremo il confine vertiginoso in cui la biologia organica smette di essere carne e diventa pura informazione. Oggi, nel mio canale su Spirali, sveliamo l'operato dell'architetto. Per cogliere la reale portata di questo mistero, dobbiamo prima fare a pezzi l'illusione che quello che tocchiamo, quello che noi chiamiamo corpo, che noi chiamiamo realtà, è solo la proiezione hardware di un software sottostante. La proiezione di un codice sorgente. Dobbiamo scendere nel nucleo della nostra cellula. Se potessimo ingrandire il cuore di ogni nostra cellula bilioni di volte, il concetto stesso di materia scomparirebbe. Ci ritroveremmo davanti ad una struttura puramente matematica, una spirale a doppia elica. E se la misuriamo, scopriamo una cosa sconvolgente. Questa scala ha dimensioni inequivocabili. È larga 21 angstrom ed ogni suo giro completo su se stessa è lungo 34 angstrom. L'angstrom è un'unità di misura infinitesimale, ma concentratevi sui numeri che ho detto. 21 e 34 non sono dei numeri casuali, sono la firma della sequenza di Fibonacci. La sezione aurea è l'esatta proporzione matematica che l'universo utilizza per strutturare la spirale di una galassia, la chiocciola. Quella stessa equazione cosmica incisa nel nostro nucleo. Ma come è scritta questa scala, questa informazione? L'architetto ha utilizzato un alfabeto primordiale composto da sole 4 lettere molecolari: l'adenina, la timina, la guanina e la citosina. 4 basi azotate che, combinandosi, scrivono l'intera enciclopedia genetica, dal filoderma all'essere umano. E c'è una legge strutturale, inflessibile: l'accoppiamento è stabile, unico, fisso. L'adenina con la timina,
la guanina con la citosina. Non esiste anarchia. Questa regola sintattica impedisce al codice di degradarsi, garantendo che l'hard disk della nostra vita possa conservare, tramandare le sue informazioni per milioni di anni, mantenendone l'integrità assoluta. Alla risoluzione più estrema della biologia, il caos svanisce. Troviamo solo ordine, un ordine implacabile. E se stiamo di fronte ad una sintassi così complessa, la vera domanda che la scienza si sussurra a porte chiuse è un'altra. Chi o cosa ha scritto questo codice? A livello accademico, la narrativa dominante suggerisce che in un brodo primordiale chimico questa infinita complessità molecolare si sia autoassemblata per puro caso. Il caso, che è il rifugio perfetto quando non siamo capaci di spiegare un sistema altamente organizzato. Ma la probabilità statistica che un filamento di DNA si sia composto casualmente è paragonabile a quella di un tornado che, passando sopra un deposito di rottami, riesca a far assemblare un Boeing 747 perfettamente funzionante e pronto al decollo. È un'impresa matematicamente impossibile. E questo paradosso non sfuggì a Francis Crick, il premio Nobel che per primo decodificò la struttura della doppia elica. Crick era un fisico prestato alla biologia, faceva i conti e capì che la Terra non possedeva il tempo geologico necessario per giustificare un'evoluzione casuale di un software così complesso e sofisticato. E così teorizzò l'indicibile, la panspermia diretta. Crick suggerì che il DNA non fosse un prodotto terrestre. Lo descrisse come un pacchetto di dati, una capsula microscopica blindata, resistente al vuoto assoluto, che fu lanciata nel cosmo da un'intelligenza antecedente alla nostra, programmata per ingegnerizzare la vita su pianeti fertili. Se il calcolo di Crick è esatto, non siamo un banale incidente biologico, siamo vettori fisici di un messaggio. Siamo la materia organica che l'universo ha generato per custodire un codice caduto dalle stelle. La scienza data la scoperta del DNA al 1953. Tuttavia, analizzando la sapienza delle antiche civiltà con un occhio scevro da pregiudizi, scopriamo che i grandi iniziati conoscevano già l'anatomia di questa scala, senza microscopi elettronici. Loro usavano una percezione diversa. La Genesi e la mistica ebraica narrano della scala di Giacobbe, un asse tra materia e spirito, attraversato incessantemente da messaggeri. Se sostituiamo la parola messaggeri con RNA messaggero, la molecola
che viaggia lungo la struttura del DNA per sintetizzare le proteine, l'analogia cessa di essere un mito e diventa anatomia cellulare. Osserviamo i simboli dell'antichità. Il caduceo di Ermete Trimegisto, signore della comunicazione della sapienza nascosta, ha 2 serpenti intrecciati perché Ermete non manipolava la carne, egli veicolava l'informazione sorgente. E qual è l'unica struttura biologica dotata di 2 eliche e progettata per conservare un codice primario? Il DNA. 2 serpenti per accedere alla sintassi dell'architetto. E le convergenze sono innumerevoli. Quando ho letto libri iniziatici mi sono imbattuto in allegorie inequivocabili. La dottrina segreta parla di un iniziato che deve passare attraverso 2 colonne ed ascendere una scala a chiocciola per giungere alla camera di mezzo, il luogo della verità. 2 colonne ed una scala a chiocciola centrale. È la descrizione architettonica perfetta di una doppia elica di DNA che conduce al nucleo cellulare. 3000 anni fa, in Oriente, il taoismo codificò l'intero scibile universale. Nell'I Ching, un sistema matematico basato esattamente su 64 esagrammi, oggi la genetica ci dice che i codoni, ovvero le parole che compongono il nostro codice genetico, sono esattamente 64. La stessa matrice matematica decodificata millenni di anni prima, mentre gli sciamani amazzonici, gli stati alterati di coscienza, descrivevano 2 serpenti luminosi intrecciati come maestri dell'informazione. La sapienza antica non scrutava lo spazio profondo, scrutava lo spazio interiore, e questo ci porta alla rivelazione finale, quella che ci coinvolge direttamente oggi. Il dogma centrale della biologia ci aveva convinti che il DNA fosse un destino ineluttabile, un codice chiuso. Oggi questa prigione deterministica è stata demolita da una nuova branca della scienza, l'epigenetica. Immaginate il nostro genoma come un pianoforte immenso. I tasti ci sono tutti dalla nascita. L'epigenetica ci dimostra che al di sopra di questo codice esistono degli interruttori biochimici. Loro non mutano l'hardware, ma decidono l'espressione del software. Decidono quali sono i tasti da suonare e quali quelli da silenziare. E cos'è che modula questi interruttori? L'ambiente biofisico, l'alimentazione, ma soprattutto gli stati di coscienza, i neurotrasmettitori generati dalle nostre emozioni. Quando entriamo in uno stato di meditazione profonda o quando proviamo autentica meraviglia, il nostro encefalo inizia
ad operare su frequenze specifiche, le onde θ. Questo genera una cascata ormonale che permea le cellule ed il DNA non è sordo a questa chimica, risponde, si riprogramma, attiva dei percorsi genici legati alla rigenerazione e disattiva quelli legati all'infiammazione ed allo stress. Qui in Spirali, nel primo episodio, abbiamo attraversato questo concetto di neotenia, la capacità della mente adulta di conservare la plasticità e lo stupore di fronte al mistero. Quando l'intelletto prova meraviglia, l'antenna cellulare riceve un segnale di coerenza ed ottimizza l'espressione della vita. Questo ci impone un cambio di paradigma. Se i nostri pensieri e le nostre frequenze interne determinano l'espressione del nostro DNA, chi sta realmente manovrando il sistema? Siamo complessi automi guidati dalla chimica? O è forse la coscienza che come un principio immateriale sta utilizzando quel DNA come una tastiera per manifestare se stessa nella materia? Il metodo scientifico ci ha fornito la mappa topografica. I microscopi hanno rivelato quello che è il meccanismo degli ingranaggi, ma il significato strutturale dell'opera, quello non è risolvibile attraverso una lente di ingrandimento. La prossima volta che vi osserverete allo specchio, abbiate consapevolezza di quella scala, di quell'ordine matematico perfetto che palpita nel silenzio di ogni vostra singola cellula. E ricordate che l'universo non ha strutturato il vostro DNA per determinare chi siete, lo ha ingegnerizzato per fornirvi uno strumento attraverso il quale decidere chi diventare. Io sono Vincenzo e questa è Spirali. Mantenete la frequenza pulita.